Fin dalle origini, l'attitudine alla progettualità caratterizza gli esseri umani. Non sappiamo come e cosa gli uomini della preistoria pensassero, ma lo studio degli oggetti ci può aiutare a ricostruire il loro modo di stare nel mondo. Essi riescono a fabbricare strumenti per attività che a mani nude non avrebbero potuto compiere. Sviluppano con il tempo la capacità di progettare uno strumento, fabbricandolo con tecniche più sofisticate ed efficaci. Gli uomini imparano a sfruttare a proprio favore situazioni presenti in natura. Carcasse di elefanti e di altri animali rimanevano intrappolati in corsi d'acqua e bacini paludosi. I gruppi umani erano in grado di macellarli sul posto, ricavarne cibo e utensili. Fabbricare utensili e organizzarsi in gruppo non era tuttavia sufficiente per avere un pieno controllo della realtà. L'esistenza rimaneva molto incerta ed insicura. Lo studio dei reperti archeologici ci aiuta a capire che i gruppi umani svilupparono una nuova capacità culturale, volta a controllare tutto ciò che non dipendeva da loro, allo scopo di rendere la vita più sicura. Alla fine del Paleolitico, nella parte più interna di una grotta, oggetti in pietra e in osso, incisi con motivi astratti e figure di animali, sono stati trovati accanto a resti di focolari. Su un ciottolo, usato più volte per battere e per cuotere, è stata incisa una figura di animale. Questo gesto, questa figura, attribuiscono probabilmente all'utensile una funzione e un significato speciale, diverso da quello di altri strumenti senza incisioni. Anche le figure umane sono state rappresentate fin da periodi molto antichi. In età neolitica, ad esempio, statuette di donne con i seni e i fianchi accentuati rivelano forse il bisogno delle comunità di rappresentare la fecondità femminile, con lo scopo di controllare gli enormi rischi connessi alla sterilità, alla gravidanza, al parto. Dalle testimonianze lasciate dalle comunità del passato si possono recuperare azioni e gesti compiuti dagli uomini per assicurarsi il controllo di tutto ciò che minacciava e rendeva incerta la loro esistenza. Nell'età del bronzo alcuni luoghi, laghi, corsi d'acqua, cime di colline e montagne e grotte, hanno restituito oggetti e tracce di azioni che si possono definire rituali. Esse sembrano volte a istituire un rapporto con quelle entità altre da cui si faceva dipendere il benessere degli individui e della collettività. All'interno di una grotta sono stati offerti i prodotti della coltivazione della terra, sottratti al consumo quotidiano.
sulla cima del monte più alto, è stato ripetutamente acceso un grande fuoco, attorno al quale ci si riuniva in occasioni importanti. Nella profondità di un lago sono state gettate spade fabbricate appositamente per essere offerte. Gli uccelli, spaziando da un ambiente all'altro, collegano idealmente acqua, terra, cielo. In un periodo in cui aumentano in modo significativo spostamenti di persone, scambi di oggetti e di idee, si diffondono in aree molto vaste raffigurazioni spesso schematiche di uccelli acquatici, usate per decorare vasi di argilla e oggetti di pregio. Era un mondo diverso, non umano, quello a cui alludevano. La fine della vita è sicuramente l'evento più inquietante e difficile da affrontare. Sin dal Paleolitico vi sono tracce dell'attenzione che gli uomini hanno dedicato ai loro defunti, nel tentativo di sottrarre la morte al dominio della natura. Nelle fasi finali dell'età del bronzo si diffonde la pratica di bruciare i morti e di collocare le ceneri all'interno di vasi. Alcune comunità scelsero di deporre accanto ai loro defunti un insieme di vasi e altri oggetti che, fabbricati appositamente, riproducevano in miniatura quelli normalmente usati. Con la scelta degli oggetti si mettevano in evidenza il ruolo e la funzione dell'individuo in vita: armi per gli uomini, utensili per tessere e filare per le donne. Con la loro riduzione, invece, la nuova e diversa dimensione del defunto, in quanto non più vivo. Anche il contenitore delle ceneri era a volte un oggetto miniaturizzato. In alcuni casi riproduceva nei particolari la forma di una capanna e costituiva la sepoltura di un capofamiglia. I riti funerari servivano a rinsaldare la coesione tra i membri della comunità, in seguito alla scomparsa di uno di loro, e ad affrontare la paura dell'ignoto. Su una scodella posta a copertura delle ceneri di un defunto, figure di uomini e donne in cerchio sembrano danzare attorno ad un simbolo che, accennando al movimento, rimanda all'idea di continuità della vita. Mi dedicò Marche a Pugna alla dea Venai. Un vaso ritrovato in un santuario etrusco ci parla di un devoto e di una divinità. Studiando la preistoria si cerca di risalire ai gesti e alle idee degli uomini attraverso gli oggetti. Con l'invenzione della scrittura è a volte l'oggetto stesso a parlare di gesti e di idee. Ma questa è un'altra storia.